Poi, dritto al sodo. Vi presento 10 cose da sapere prima di commettere qualsiasi forma di crimine di guerra su Kingdom Come Deliverance 2. Ebbene, madame e messeri, iniziamo subito da Troskowitz. Appena arrivati nella regione di Trotsky, infatti, la cosa migliore da fare sarà andare a prelevare del miele dagli apiari, poco lontano dall'uscita del villaggio. Perché il miele? Il miele è molto utile come cibo, non soltanto degrada più lentamente di altri cibi, ma riempie abbastanza la sazietà ed è gratis. Inoltre, altro piccolo consiglio per iniziare la nostra avventura nella Boemia del XV secolo è quello di scavalcare parecchio le staccionate per parecchi minuti. Sì, olio cuore. Perché? Perché questo aumenterà la nostra vitalità. Ci sono infatti tantissimi modi per aumentare le skill di gioco. Quelli gratuiti ovviamente richiedono molto più tempo da investire rispetto all'utilizzo di groschen, denaro, per pagare un istruttore. Ma il gioco ci fornisce tante alternative, fra cui la pozione Volpe che possiamo craftare e bere, e ci aumenterà, oltre che il dialogo, anche il guadagno dell'esperienza. Attenzione però, non la versione debole, la versione completa o potente. In combo con questa pozione, mi raccomando, usate i libri a disposizione e leggete, perché tramite la lettura le abilità aumentano. È incredibile questa cosa, ma vera. Avendovi parlato della pozione Volpe, vi posso parlare anche dell'alchimia senza ricetta. Cosa significa? Se non avete ancora sbloccato con Henry una determinata pozione, potete cercare su Google la ricetta, oppure se avete giocato al primo Kingdom Come, andare a memoria o a tentoni e provare a creare una pozione. Facendo questo, Henry imparerà la pozione una volta riuscito il processo di creazione. Molto utile se si sa cosa si sta facendo, perché si va a risparmiare così una quantità smodata di soldi in gioco. Quarta cosa importante da sapere: avere sempre un outfit per ogni occasione. Potremmo avere infatti 3 preset personalizzabili e con un semplice clic nel nostro inventario, a meno che non si sia già in combattimento, potremmo switchare da uno all'altro. Generalmente io preferisco avere un'armatura, un set da civile o nobile che sia, e uno un pochino più oscuro per fare le cose con il favore delle tenebre. Quinta cosa da sapere: usare le pietre sui nidi. Perché? Potremmo colpirli con dei dardi o delle frecce, ma sarebbe uno spreco. Tanto vale, andando in modalità accucciato, stealth, usare il tasto G e provare a mirare con gli infiniti e gratuiti sassolini. E gratuito è anche andare alla ricerca di tesori perduti, come questo canale, che se reputate tale potete sempre sostenere con un like e l'iscrizione. Ma bando alle ciance anche un po' cringine. La ricerca dei tesori in Kingdom Come Deliverance è un'avventura esplorativa. Vi posso presentare alcune piccole chicche all'inizio del gioco senza commentarvele, così che possiate valutare la veridicità delle mie affermazioni. What do we have here? A bag of silver. Da argento e un'anguria possiamo passare anche alla scoperta di oggetti più utili, soprattutto all'inizio della partita, come per esempio questo insieme di armi trovate attorno a degli scheletri ormai abbandonati da moltissimo tempo. Più una chicchetta, ma vi lascio guardare e giudicare voi stessi.
That looks like a map carved into the rock. Esplorare ovviamente richiede sia tempo sia dedizione. Per questo ho preferito mostrarvi senza troppi tagli tutto il processo, che rende Kingdom Come un gioco molto bello in cui immergersi. Fare le cose con i propri tempi, con calma, godersi tutto. Spero concordiate con me. Non c'è medioevo che si rispetti senza una taverna. Beh, lo sapevate che in minimappa possiamo denotare se una locanda ci permette di dormire o meno grazie all'edera aggrovigliata attorno al simbolino? Se presente significa che in questa locanda potremmo pernottare e un mio consiglio è di allungare sempre il pernottamento perché sarà permanente, quindi un investimento a lunghissimo termine, indefinito, in questo letto. Potrete trovare infatti sia il luogo in cui riposare, sia il baule con tutti i vostri oggetti, comprensivi di Twitch drops, reward, eccetera. Importante è anche mantenere sempre Henry e il suo equipaggiamento puliti. Per questo esistono i bagni. Non tutti i bagni saranno adiacenti a una taverna, ma più o meno in ogni centro abitato dovreste trovare un corrispettivo servizio. Oltre all'igiene, i bagni forniranno anche un bonus specifico ad Henry per via della compagnia. Consigliatissimo perché assieme ai bonus dati da pozioni e cibo, questo ci permetterà di agevolare tantissimo la nostra esperienza di gioco. Tornando un attimo indietro ai talenti, ce n'è uno che secondo me è fondamentale e molto forte, che si sblocca al livello 18 di erudizione, cioè esploratore. Cosa fa questo talento? Ci permette di rivelare in mappa tutti i luoghi presenti, però contrassegnandoli in bianco, così che noi si possa andare direttamente ad esplorarli, sbloccandoli in maniera definitiva. Penso sia a livello esplorativo il talento più forte di tutto Kingdom Come Deliverance 2. Non è però l'unico talento degno di nota. Ce ne sono tantissimi, addirittura nascosti, e che non riguardano soltanto noi. Avremo a disposizione 2 cavalli unici fra cui scegliere. Non vi voglio spoilerare troppo. Il primo di cui vi voglio parlare è Aringa. Percorrendo abbastanza chilometri con Aringa, infatti, potremmo sbloccare il suo talento specifico che andrà a potenziare tantissimo tutte le sue caratteristiche. Non disperate però, veterani di Kingdom Come Deliverance 1, perché anche la buona vecchia lenticchia avrà a disposizione un talento simile. Questione di gusti e di scelte. Molto interessante che non solo ci sia questa possibilità di scegliere fra i 2 cavalli, ma che entrambi possiedano un talento specifico con anche un bel flavor text, un testo allegato nel talento, che mi è piaciuto leggere in entrambi i casi. Alcuni talenti si possono sbloccare per vie traverse. Un esempio che vi volevo portare è quello della strana pozione ottenibile nella regione di Kuttenberg, in alcune rovine molto interessanti. Vi lascio location e clip. Kurva. We shouldn't have died like this. Bistecca alla tartara. Non è il più forte per ora, ma sicuramente quando arriverà la modalità hardcore assumerà tutto un altro valore. Rimanendo a tema talenti, pregare sarà disponibile una volta sbloccato il talento Fondamenti di teologia. Questo ci permetterà di recitare davanti alle croci di un sacrario di una chiesa il Padre Nostro e l'Ave Maria e ottenere un bonus che praticamente ci permetterà
per 12 ore, a meno che non verremo sconfitti prima, di superare la morte. Quindi se verremo portati a 0 punti ferita, torneremo magicamente al 25% della nostra vita totale. Infine, ultimo consiglio, ma non per questo meno importante, svendere. E cosa intendo con svendere? Quando ci presenteremo da determinati mercanti che tratteranno determinati oggetti all'interno di un range di fondo che questo mercante specifico avrà per quella categoria, è sempre consigliabile controllare la reputazione che si ha con la categoria di quel tipo di mercante nel villaggio o nella cittadina di riferimento, perché se volessimo aumentare più velocemente la reputazione potremmo rinunciare a qualche groschen e svendere a un prezzo più favorevole verso il mercante la nostra mercanzia, anche quella rubata. Questo era il mio ultimo di 10 consigli per chi ha appena iniziato o già sta giocando con costanza Kingdom Come Deliverance 2. Spero siano stati tutti utili. Se avete qualcosa da aggiungere, scrivetelo pure nei commenti. Magari potrei aggiungere altri contenuti in futuro riguardo a questo gioco che ritengo un capolavoro assoluto in questo 2025. Tirannomatto out perché oggi, come al solito, questo è quanto.